Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Oggi affronteremo un tema molto importante. Cercheremo di capire come una coppia genitoriale può allevare un figlio per evitare il rischio che diventi un adulto pieno di paure, ansie e sensi di colpa. Per far sì che questo si possa realizzare, l'atteggiamento con il quale dovrebbe affrontare il suo ruolo dovrebbe essere all'incirca questo. Sono un genitore. Oggi ho tra le mani un bambino o una bambina, ma un giorno diventerà un adulto. Lo proteggerò finché non sarà in grado di farlo da solo. Non so come sarà, cosa vorrà diventare e cosa vorrà fare della sua vita. Io gli metterò a disposizione tutto quello che di meglio ho. Affinché possa trovare la sua strada e diventare un adulto sereno, realizzato e felice. E tuttavia è probabile, se non inevitabile, che il genitore riversi alcune sue aspettative personali su come il figlio dovrebbe essere o dovrebbe diventare. Questo non lo possiamo evitare, è umano. Nelle prime settimane della sua vita, il bambino generalmente vive la miglior condizione che vivrà mai nella sua vita. Sentirà infatti intorno a sé un amore incondizionato da parte dei genitori, si sentirà totalmente nelle loro mani, protetto, sicuro e amato. Dopo qualche mese, quando il bambino inizierà a muoversi, a prendere delle decisioni autonome, avrà la possibilità di iniziare ad esplorare il mondo, a quel punto inizierà ad andare alla ricerca di tutto quello che a lui genera piacere e interesse e cercherà con forza di evitare tutto quello che invece gli dà fastidio e non gli piace. Chiaramente questo tipo di comportamento potrà generare nei genitori come minimo un senso di fatica, ma molto più probabilmente anche rabbia, disapprovazione o in alcuni casi anche di paura, quando magari lui cerca di arrampicarsi da qualche parte e il genitore si spaventa perché ha il timore che egli possa cadere. Davanti ai suoi tentativi di esplorare il mondo, di andare a prendersi quello che vuole e la forza che avrà nel rifiutare quello che invece gli dà fastidio, genererà quindi nei genitori delle reazioni emotive piuttosto forti, di rabbia, paura, disappunto, che il bambino già molto piccolo riuscirà a decodificare. Il bambino infatti si specchia negli occhi dei genitori per capire se quello che sta facendo genera la loro approvazione o la loro disapprovazione. Il bambino cercherà quindi nello sguardo dei genitori dei segnali per capire se il suo comportamento rischia di farlo uscire da quella condizione ideale che ha vissuto nelle prime settimane di vita in cui si sentiva totalmente amato e apprezzato. Se osserverà infatti dei segnali di disapprovazione, rabbia, paura o malcontento, inizierà a sentire il timore di perdere il legame con loro. Sentirà quindi per la prima volta una sensazione di paura e minaccia. Inizierà a non sentirsi al sicuro. Se le reazioni emotive dei genitori poi saranno particolarmente forti, emotivamente molto visibili e riconoscibili, questa sensazione di paura potrebbe diventare così forte da diventare addirittura terrore o disperazione. Questi si renderà conto quindi, abbastanza in fretta, che alcuni suoi comportamenti possono trasformare quel genitore amorevole e protettivo in un genitore insicuro, spaventato, arrabbiato e distante. Gli adulti in quel momento potranno associare anche ai loro comportamenti di disapprovazione non verbale delle parole che andranno a incidere fortemente sulla psiche del bambino. Potranno dirgli sei cattivo, sei stupido, non sei capace, mi fai arrabbiare, mi fai soffrire, mi fai preoccupare. Tutto questo nel bambino potrà costituire l'inizio di un importante problema. Egli infatti è ancora in una fase nella quale non sa ancora chi è, sta cercando ancora di capirlo. E se i genitori utilizzeranno frasi di questo tipo, la percezione di sé sarà fortemente condizionata da quelle parole. Il bambino quindi in quel momento inizierà per la prima volta a sentirsi inadeguato, sbagliato, cattivo, cagionevole e questo condizionerà fortemente l'immagine di sé e la sua autostima.
Il bambino inizierà quindi a sentirsi inadeguato, sbagliato, sciocco, incapace, e tutto questo si ricondurrà alla spiacevole sensazione di sentirsi non amabile. Il bambino, nonostante il fatto che i suoi istinti gli dicano proprio di esplorare, andare a caccia di tutto quello che gli piace, lo diverte, e tenere lontano quello che non gli piace, cercherà di compiacere i suoi genitori. Questo per la paura di perdere il legame con loro. Per il suo bisogno di non sentirsi distante da loro, inizierà quindi ad adottare i comportamenti che i genitori si aspettano che lui abbia, quelli che generano delle reazioni emotive di approvazione, ed evitare quelli che invece generano quella disapprovazione che in lui richiamano la sensazione di distanza e di perdita del legame. Pian piano con il tempo inizierà anche in assenza dei genitori ad attenersi a quelle regole. Egli, come diciamo noi psicologi, avrà quindi introiettato i genitori e imparerà a sentirsi a posto quando si comporterà in un certo modo e a sentirsi in colpa quando i suoi comportamenti sono distanti dalle aspettative genitoriali. Se i genitori saranno particolarmente severi e utilizzeranno delle frasi molto pesanti per controllare gli istinti del bambino, cioè se i loro segnali verbali e non verbali di disapprovazione saranno particolarmente intensi, quando diventerà un ragazzo e poi un adulto, potrà iniziare a sentirsi male, a disagio, anche solo per aver pensato qualcosa che si discosta dalle aspettative genitoriali. È come se nella sua mente si fosse costruita questa regola che dice: io non devo deludere le aspettative dell'adulto. E in alcuni casi anche semplicemente un desiderio istintuale che sta cercando di affiorare, che magari non viene neanche mentalizzato, è sufficiente a generare nella persona una sensazione di ansia e di pericolo, che egli non si saprà spiegare, ma che sentirà fortemente nel suo corpo, lasciandogli una sensazione di forte disagio o addirittura di panico. Molte volte i genitori cercheranno anche di utilizzare i premi e le punizioni per indirizzare il comportamento dei figli in una direzione ed evitare che si comportino in altre maniere. Questa pratica non è di per sé sbagliata, se viene utilizzata per far capire al figlio che se lui mette in atto certi comportamenti potrà trarne numerosi vantaggi e se ne mette in atto altri potrebbe andare incontro a dei pericoli. Tuttavia, la sicurezza dell'amore genitoriale non deve essere mai utilizzata come strumento di condizionamento nei confronti del bambino. Se vogliamo aiutare i nostri figli a non crescere con ansia e sensi di colpa, non dobbiamo infatti mai utilizzare il ricatto emotivo come strumento educativo. Questo vuol dire che il bambino non dovrà mai avere la sensazione o il timore che possa perdere l'affetto e l'amore genitoriale semplicemente per il fatto che ha messo in atto un comportamento contrario alle loro indicazioni o alle loro aspettative. Non dovrà quindi mai mettere in atto una sorta di ricatto emotivo. Dovrà invece, lo ripeto, far vedere al bambino quanto è bello comportarsi in un certo modo proprio per i vantaggi che ne può avere e quanto invece altri tipi di comportamento possano portare a delle conseguenze negative. Dovremo comunque dargli la possibilità anche di provare e sbagliare, affinché il bambino sperimenti da solo quali sono le conseguenze positive e negative dei suoi comportamenti, affinché lui, se li metterà in atto, non lo faccia per soddisfare le aspettative genitoriali, ma si renda conto, sulla sua pelle, dei benefici e degli svantaggi che hanno certi comportamenti. In sostanza, il bambino dovrà imparare a comportarsi bene per se stesso, non per il timore di far arrabbiare, preoccupare, agitare o deludere i propri genitori. Il genitore infatti dà un certo tipo di regole al figlio, ma quanto queste regole sono veramente finalizzate all'obiettivo di farlo diventare un adulto felice?
e quanto invece sono condizionate dalle sue aspettative personali. Abbiamo persone che scelgono di diventare genitori semplicemente per sentirsi delle persone normali come gli altri, non sentirsi da meno. Altri lo fanno per soddisfare il partner che ci tiene tanto ad avere un figlio. Altri addirittura per soddisfare i propri genitori che gli chiedono: perché non mi date un nipotino? Bene, capite che con questi presupposti sarà molto difficile che questo genitore abbia l'attitudine a svolgere il suo ruolo nella maniera che abbiamo indicato prima. La situazione peggiore in assoluto, però, è quella dei genitori che mettono al mondo un figlio perché vogliono qualcuno che lo ami, qualcuno da poter comandare, qualcuno che abbia bisogno di lui. Capite che in questo tipo di situazioni le cose iniziano veramente molto male per questo bambino. Credo assolutamente che questi potenziali genitori farebbero molto meglio a prendersi un cane che soddisfa pienamente tutte queste aspettative. Il genitore deve essere lui ad amare il figlio, ma non deve pretendere o aspettare che sia il figlio ad amarlo. Se il genitore manderà dei messaggi di rabbia o disapprovazione al figlio semplicemente perché non soddisfa le sue aspettative personali, probabilmente legate a dei vuoti psicologici, questo crescerà particolarmente confuso e non riuscirà a distinguere quali sono le indicazioni che i genitori gli hanno dato veramente per il suo bene e quali invece saranno legate al soddisfacimento dei bisogni psicologici del genitore. Questo figlio, una volta che diventerà adulto, continuerà a sentire di dover soddisfare le aspettative di un adulto. Si sentirà quindi fortemente in ansia e in pericolo tutte le volte che non soddisferà le aspettative di un amico, di un partner, di un datore di lavoro, di un mentore o di qualunque persona per lui significativamente importante. Anche se adulto, cercherà nello sguardo degli altri la conferma della sua adeguatezza e quindi della sua amabilità. Se riuscirà a soddisfare le aspettative degli altri, si sentirà calmo e tranquillo. Ma se non ci riuscirà, proverà un'intensa sensazione di disperazione, paura, tristezza e in molti casi anche di rabbia. Spero di aver chiarito con voi quali sono i rischi di un certo tipo di condizionamento che si possono dare ai figli. Vi invito, sia che siate dei genitori, sia che siate dei figli, a riflettere su questi temi in modo tale che possiate capire come possono essere nati i vostri sensi di colpa o le vostre ansie e magari riusciate a trovare una strada per liberarvene. Cercherò comunque di riprendere questi temi nei prossimi video. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e vi ricordo anche di condividere questo video con le persone che possono essere interessate. Mi aiuterete molto a far crescere il canale e avrete la mia gratitudine. Vi saluto e vi auguro una buona settimana. Ciao!